Arrivati a Jönköping, troviamo una piccola area di sosta vicino ad un parco, in una zona tranquilla sulla collina. Il parco è molto ampio e durante una passeggiata troviamo alcune tipiche case della tradizione svedese di un tempo. Visitiamo il centro di Jönköping e troviamo la chiesa, che prende il nome dalla regina Sofia e ha un campanile alto ben 72 metri. L'esterno e gli interni sono stati completamente restaurati e le sue vetrate la rendono molto luminosa. Sorta sulla sponda del lago Vättern, Jönköping è diventata famosa in tutto il mondo per aver inventato i fiammiferi. I fiammiferi svedesi, che usavano i nostri nonni per accendere il fuoco, venivano proprio da uno di questi edifici e noi ora possiamo visitare il museo. Il museo si trova nella parte originale della fabbrica stessa per accogliere i macchinari che hanno prodotto questa semplice ma utile invenzione. I fratelli Carl e Johan Lundström iniziarono a produrre i fiammiferi nel 1845 e l'ingegnere Alexander Lagerman, che già lavorava nella fabbrica, inventò la prima macchina completamente automatica. Con questa macchina, costruita per produrre i fiammiferi in serie, la fabbrica diventò in pochi anni la più grande fabbrica di fiammiferi del mondo. Nel 1917 la fabbrica fu venduta a Ivan Kruger, ingegnere che investì molto su strumenti innovativi e costruì l'impero finanziario che lo portò ad avere il monopolio mondiale per la produzione dei fiammiferi. Agli inizi, quando il ciclo di produzione non era automatizzato, i pacchettini di fiammiferi venivano confezionati dai bambini e anche noi proviamo a farne uno. Le etichette venivano stampate con immagini che rappresentavano i paesi in cui venivano esportati, inclusa l'Italia. In origine, la produzione dei fiammiferi si basava sul lavoro minorile a basso costo e i lavoratori si ammalavano a causa delle inalazioni del fosforo. John Lindström si batté molto per proibire l'uso del fosforo, che oggi non si usa più. Oggi i macchinari più moderni e sofisticati permettono agli svedesi di produrre ancora i loro fiammiferi. In Svezia, all'ingresso dei supermercati, ci sono delle macchine che raccolgono i vuoti di lattine e bottiglie, in cambio di denaro che può essere speso nello stesso supermercato. Una geniale raccolta differenziata, vero?
Arriviamo ad Eschio di sabato e neanche a dirlo, il paese è in festa e la gente è tutta in piazza o lungo le strade. Non sappiamo di che festa si tratti, ma ad ogni angolo c'è musica, bancarelle di cibo e tante persone che si divertono. I cortili delle case diventano veri teatri per permettere ai giovani di esibirsi con i loro strumenti e la cornice di case tradizionali svedesi completa un quadro davvero suggestivo. La caratteristica principale di Eschio sono le sue case tradizionali di legno, tra le meglio conservate di tutta la Svezia. Alcune sono state ricostruite secondo la tradizione dopo l'incendio del 1856, ma altre sono originali del XVII secolo. Un acquazzone ci costringe a cercare riparo nell'ufficio turistico, dove cerchiamo ancora notizie utili alla prosecuzione del nostro viaggio in Svezia. Finito di piovere, la gente ritrova subito la voglia di far festa. Una tranquilla area di sosta in mezzo alla campagna ci accoglie per la notte e al mattino decidiamo di fare una bella passeggiata in mezzo alla natura, a caccia di alci o di renne. Holding out for your love with your ring in my hand. Driving through the memories of when... Purtroppo non abbiamo visto né renne né alci, come ci aveva detto la proprietaria dell'area di sosta, ma ci siamo sentiti rinfrancati e pronti a ripartire alla scoperta di altri luoghi interessanti. Honey, when we're older, you and I will love all that will be. Looking back and see. Vaxio è un altro piccolo paese della Svezia meridionale, con una bella cattedrale, fuori rosso Falun e dentro tutta bianca. Questa località è una meta importante per alcuni americani alla ricerca delle loro origini in Europa. Nel XIX secolo, infatti, partirono anche da qui molti svedesi in cerca di fortuna verso l'America e ad agosto si festeggiano le giornate di Karl Oskar, emigrante svedese verso l'America. Lungo il tragitto troviamo un nature camping sulle sponde di un lago e incontriamo una famiglia tedesca arrivata qui con 2 canoe e tutta l'attrezzatura per campeggiare, tenda e viveri in grandi bidoni e una gran voglia di stare insieme a contatto con questa splendida natura. Alla fine di una giornata in viaggio si apprezza sempre un po' di silenzio, interrotto soltanto dalle ali di uccello che sbattono e piccole onde che si infrangono sul porticciolo.
Il piccolo villaggio di Costa è al centro del Regno di Cristallo, ossia un complesso di 11 vetrerie con laboratori per la lavorazione del vetro soffiato. La più antica vetreria è stata fondata nel 1742 e ancora oggi produce pezzi di notevole pregio e permette ai turisti di assistere a tutte le fasi della lavorazione. Vicino alla fabbrica un piccolo museo espone i pezzi più belli e preziosi, fatti da veri artisti del vetro soffiato. Dall'interno della campagna arriviamo fino al porto di Tosteberga, attraverso una strada stretta fra tipiche casette rosse, e alla fine il panorama non delude le aspettative. Arriviamo nell'area di sosta come al solito senza prenotazione e la troviamo piena di camper. Per fortuna c'è ancora un posticino libero per noi, che passeremo qui una notte tranquilla sotto una leggera pioggerella e al mattino ci svegliamo con un bel sole e pronti per riprendere il nostro viaggio. Di buon mattino riprendiamo la strada verso Ålestenar, una sorta di Stonehenge svedese, e raggiungiamo la costa sud della Svezia. Abbiamo lasciato il camper nel grande parcheggio di Kaseberga e a piedi andiamo verso il mare, dove un grande prato verde finisce dove inizia il blu del Mar Baltico. Ålestenar, o Pietre di Ole, è un sito archeologico che risale al 600 d.C. ed è costituito da un complesso di pietre, probabilmente utilizzate come sito funerario. Il monumento consiste in 59 massi di pietra arenaria del peso di circa 2 tonnellate ciascuno. I massi sono disposti formando il profilo di una barca lunga 67 metri e larga 19. Le due pietre di prua e di poppa indicano rispettivamente il punto in cui il sole tramonta nel solstizio d'estate e il punto in cui il sole sorge nel solstizio d'inverno, e quindi si pensa che sia stato usato come calendario solare. I end each night waiting for the crowd
pranzo approfittiamo di gustare un po' di pesce locale, mentre ammiriamo un bel panorama sul mare. If I still look like me in your plans, or just your memory, the start of something real.